Marcus Thuram è meglio di Lukaku e di Dzeko. Fermi tutti però, prima di insultarmi, fermi tutti, pensateci un attimo prima di scrivere quello che stavate pensando di scrivere. È ovviamente una provocazione, volevo un attimo infiammarvi subito e accendere un po' la discussione, però oggi vi porto un contenuto un pochino nerd in cui vi dimostro, dati alla mano, quello che dico da tempo, ovvero che Marcus Thuram è nei fatti il perfetto mix tra Dzeko e Lukaku, che sta intanto decollando lui stesso come calciatore, come rendimento e come valutazione anche, ma sta anche contribuendo all'esplosione di Lautaro Martinez e all'ulteriore salto di qualità che tutta l'Inter di Inzaghi secondo me sta facendo. Un salto di qualità di cui ovviamente lui in primis ne beneficia, nel senso che è chiaro che in un contesto, in una squadra che funziona così bene, che gira bene, è chiaramente innanzitutto il singolo a valorizzarsi e siamo tutti d'accordo. Però Thuram, e ve lo dimostrerò date la mano, con le sue caratteristiche sta sicuramente contribuendo alla crescita di questa nuova Inter, di un'Inter che secondo me è più inzaghiana che mai. Ne parliamo allora in questo nuovo episodio di oggi, vi invito a lasciare subito un mi piace, ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno, contenuti come questo che valgono la pena di essere supportati, secondo me, almeno per animare la discussione tra di noi e per analizzare tutto quanto. E parliamo oggi di Marcus Thuram, allora, un giocatore che ho sempre sponsorizzato, io sono un pochino di parte probabilmente su di lui, ma a proposito, ecco, proprio per non essere di parte ci affideremo molto ai dati, all'evidenza dei numeri, di un giocatore che ai primi passi nell'Inter, sicuramente lo ricorderete, in alcuni aveva sollevato qualche dubbio perché non tira, si diceva sempre, questa frase che tornava, è stato detto tante volte da tantissime persone e evidentemente bastava aspettarlo un attimo, come è normale che sia, perché come dicevo in estate, all'inizio secondo me stava studiando forse fin troppo il manuale di Inzaghi, il manuale di istruzioni dell'Inter di Inzaghi per cercare di inserirsi al meglio. Oggi, senza alcun dubbio, penso di poter dire che sia un valore aggiunto in questa squadra e penso che siamo tutti d'accordo. Inevitabilmente, soprattutto all'inizio, ci sono stati tanti paragoni con Dzeko e Lukaku, di cui nei fatti ha preso il posto. La realtà però è, almeno come adesso vedremo e secondo il mio punto di vista, è che Thuram è la perfetta sintesi di questi due giocatori, chiaramente con un'età e un'esperienza inferiori. Perché parlo di mix perfetto tra Dzeko e Lukaku per definire Thuram? Andiamo per punti, parto dal primo e parto dalle caratteristiche tecniche e fisiche. È evidente che già al primo colpo d'occhio ha qualcosa di entrambi, secondo me, ricorda un pochino entrambi per certi aspetti. A parte che, secondo i dati, partiamo dall'altezza, proprio una banalità, però Dzeko viene sul web c'è scritto che è alto 1,93 m, Lukaku c'è scritto che è 1,91 m, Thuram, guarda caso, si piazza proprio a metà, 1,92 m. Aggiungiamoci poi che Thuram ha, un po' più il piede e la qualità di Dzeko, probabilmente anche nel partecipare alla manovra e nei passaggi, ci sono dei dati che lo certificano tra l'altro, ma mentre palla al piede ha un po' più delle similitudini con Lukaku nella ripartenza in campo aperto, anche se, Thuram è più qualitativo. Mixando queste cose, chiaramente che Lukaku è un po' più fisico, un po' più forte fisicamente, però delle similitudini a metà strada tra i due secondo me si ritrovano. Ehm Andiamo poi a parlare anche dal punto di vista tattico e vorrei analizzare le posizioni medie in campo. Vi voglio far vedere delle heatmap ricordandovi, come ho sottolineato praticamente sempre nelle ultime live sul nostro canale, che molto spesso Thuram come posizione media parte più alto con Lautaro alle sue spalle e quindi parte molto alto come posizione, però poi durante la partita vi voglio mostrare queste grafiche che secondo me sono interessanti, in cui troviamo nel lato sinistro, le leggo per chi ci ascolta in podcast, cercate di fidarvi di me. Ecco, per chi ci segue da YouTube potete dare un'occhiata alle immagini dove troviamo a sinistra Dzeko e Lukaku della scorsa stagione, come sono stati impiegati la scorsa stagione nell'Inter di Inzaghi, e a destra troviamo invece la heatmap di Thuram stagione 23-24, quindi come viene utilizzato in questa Inter con Lautaro Martinez. E a me
sembra evidente nel guardare questa distribuzione, nel guardare le differenze tra le heatmap, che se sovrapponiamo la heatmap di Lukaku a quella di Dzeko, viene fuori qualcosa di molto simile a quella che è la heatmap di Thuram. E quindi, secondo me Thuram, come vediamo da questa grafica, abbina la presenza in area di rigore di Lukaku con una mobilità come quella di Dzeko, che però fa ad un ritmo più elevato, visto che è più agile, più giovane e più veloce, e in una zona di campo ancora superiore, si allarga molto anche di più sulle fasce e soprattutto a centrocampo. E questo poi lo vedremo anche in un dato dal punto di vista difensivo che secondo me è molto interessante. Quindi già qui troviamo un altro mix perfetto tra i due che ci dà come risultato Thuram. Faccio un piccolo passo di lato adesso per aggiungere una cosa che poi approfondiremo anche a parte, perché parallelamente secondo me è giusto parlare un attimo anche di Lautaro Martinez, visto che nell'Inter si gioca con due attaccanti in coppia e che inevitabilmente si influenzano a vicenda. Parlo un attimo di Lautaro Martinez mostrandovi anche qui delle heatmap perché Lautaro Martinez ha avuto un'evoluzione in questi ultimi 4 anni soprattutto, ma anche da prima, ma in questi ultimi 4 anni soprattutto, un'evoluzione che lo porta oggi ad essere ancora più presente, ma questo è più presente sia in area di rigore che fuori, e è evidente, almeno dal mio punto di vista, che con Thuram il lavoro dei 2 attaccanti è diventato ancor più importante per favorire il gioco della squadra, è meglio distribuito e l'attacco non è solo il terminale, quello che finisce, che conclude l'azione, ma è un qualcosa che partecipa, che aiuta sia in fase difensiva che in fase offensiva e che diciamo va ad oliare i meccanismi, aiutando i centrocampisti a segnare di più, come stiamo vedendo quest'anno con dei numeri importanti da parte dei centrocampisti, ma aiuta anche gli inserimenti, per esempio, dei terzi di difesa come Bastoni e Pavard, che quest'anno stanno diventando veramente estremi come proposta di calcio offensiva. E quindi Lautaro partiva nella stagione 2021 con Conte più dal centro-sinistra e poi andava molto in area di rigore. Il primo anno di Inzaghi 21-22, Inzaghi non lo ha stravolto più di tanto, lo ha tenuto con più o meno le stesse caratteristiche. Nella stagione 22-23 già Lautaro ha cominciato a cambiare, accentrandosi e venendo più a giocare anche in contro, quindi si vede lo stacco. 21-22 Inzaghi arriva in una stagione particolare, difficile, prende un'eredità non semplice, non cambia più troppo. Stagione 22-23 già dà un'impronta diversa all'utilizzo di Lautaro Martinez. Nella stagione 23-24 Lautaro compie un'evoluzione ancora superiore, e lo vedete in una heatmap, sembra quasi l'arbitro perché è praticamente ovunque a lottare. E quindi le caratteristiche in campo di Thuram e l'evoluzione, diciamo così, anche della posizione di Lautaro li porta ad essere, secondo me, più complementari e funzionano con un affiatamento quasi perfetto. Io l'anno scorso poi Dzeko e Lautaro stavano cominciando a funzionare bene, ma a me non aveva mai convinto troppo come affinità. Secondo me oggi come accoppiamento la coppia funziona ancora meglio. Forse, metto un forse, forse perché sono entrambi un po' particolari come giocatori. Voglio sollevare qui questo quesito, a cui però io non ho ancora una risposta completa, non l'ho trovata, nel senso che forse, dicevo, Lautaro e Thuram si trovano così bene anche perché entrambi possono fare sia la prima sia la seconda punta, ma probabilmente lo possono fare soltanto in coppia con un altro attaccante. Ehm, io ad oggi ho ancora un po' il dubbio su Lautaro come prima punta senza qualcuno al suo fianco. Io questo dubbio ancora un po' ce l'ho. E lo stesso ovviamente vale per Thuram, la prima punta senza un altro al suo fianco lo può fare? Vi metto lì questo dubbio, quindi potrebbe essere che funzionano così bene insieme perché in realtà hanno questa caratteristica così particolare insieme. Sull'evoluzione di Lautaro ci tengo poi a dire che non è stata un'evoluzione solo in termini di posizione in campo, ma anche nei numeri, che è evidente quello dei gol e tutto il resto, non c'è bisogno che ve lo dica io, però ci sono dei numeri che raccontano anche come sia cambiata il suo modo di giocare, come lavora anche di più con e per i compagni, oltre a come è cambiato il modo di andare al tiro e con maggiore qualità. Ne parleremo probabilmente in un altro contenuto a parte, però ecco, era giusto secondo me segnalarvi come anche Lautaro
e adesso torniamo su Thuram. Come anche Lautaro però è cambiato da Conte in poi e soprattutto l'anno scorso ha fatto un salto in avanti che si vede anche in alcuni numeri molto interessanti, ha cambiato nettamente e ora in questo momento ha dei numeri simili alla scorsa stagione, che quei numeri che ci definiscono le caratteristiche del giocatore. Gioca in maniera simile all'anno scorso, ma lo fa ancora più da protagonista chiaramente e l'arrivo di Thuram in questo senso non ha costretto Lautaro Martinez a snaturarsi, a cambiare, ma anzi ha permesso a Lautaro di continuare quello sviluppo del suo gioco che aveva intrapreso e di portarlo ad un livello successivo. Come dicevo però, su Lautaro ci torneremo a parte perché questo era un contenuto su Thuram. E allora andiamo ad analizzare dei numeri con una doverosa premessa. Lukaku ha avuto dei problemi fisici l'anno scorso, lo sappiamo, quindi è stato limitato per larghi tratti, poi è stato usato in coppia con Correa, quindi con delle caratteristiche da finalizzatore più puro. Quindi i dati di Lukaku vanno letti anche in quest'ottica e ci arriveremo. Nell'Inter dell'anno scorso, a questo punto della stagione, la squadra di Inzaghi aveva globalmente 8 gol in meno in campionato, se non vado errato, rispetto all'Inter di oggi. Quindi in generale comunque l'Inter subiva molto di più in fase difensiva e segnava un po' di meno di questa Inter. Segnatevi questa cosa perché ci torniamo. Parliamo però dei singoli. Intanto questi devo leggerli questi dati perché altrimenti non me li ricordo. Dzeko aveva segnato 13 gol e fornito 5 assist giocando 2893 minuti. Quindi ha contribuito ad un gol, fornendo un assist o segnando un gol ogni 160 minuti. Questo è il dato di Dzeko. Lukaku ha segnato 14 gol e fornito 7 assist in 1988 minuti, quindi ha contribuito ad un gol ogni 94 minuti, 94 contro 160 di Dzeko. Thuram anche qua si piazza un pochino in mezzo, ma più dalla parte di Lukaku perché fin qui 10 gol e 11 assist. Per assist qua si includono anche i 4 calci di rigore che ha procurato, va detto, ma comunque 10 gol e 11 assist in 2206 minuti. Quindi un gol ha contribuito ad un gol ogni 105 minuti. Si piazza quindi tra Dzeko e Lukaku, più vicino a Lukaku che è stato il migliore, ma Thuram a differenza di Lukaku non calcia i calci di rigore, quindi anche questo va sottolineato. E la particolarità è che Thuram quindi ha fornito più assist che gol e anche questo è molto molto interessante. Vi condivido adesso però un'altra tabella che è importante secondo me da avere. Eccoci qua, se metto così dovrei coprire no, così copro, quindi mi rimetto così. Allora, questa tabella io adesso, vi invito non starò a leggere tutti i dati, quindi se volete potete fare uno screenshot oppure potete mettere un attimo in pausa, potete tornare indietro per leggervi questa tabella come volete. Io andrò rapido perché ecco, non ha senso che vi stia a leggere tutti i dati. Comunque, ho messo in nero, con il font nero, tutti i dati di Lautaro Martinez che approfondiremo a parte, come vi dicevo, però teneteli d'occhio se volete fare un confronto, se volete dare un'occhiata quindi anche a Lautaro Martinez. In verde invece ho segnalato chi è stato il migliore in una data statistica tra Thuram, Dzeko e Lukaku, in rosso metto il peggiore e in arancione quello di mezzo. E già ad un primo colpo d'occhio, secondo me, anche qui si nota bene come Thuram in queste statistiche è spesso il migliore o alla peggio è quello in mezzo tra i tre. Questo quindi è un ulteriore segnale, secondo me, di quello che dicevo all'inizio, ovvero che se proprio non vogliamo dire che sta facendo meglio di loro, di sicuro però questi dati ci dicono che il mix tra Dzeko e Lukaku ci sta come terminologia per sottolineare appunto Marcus Thuram. Cosa emerge da questa tabella? Secondo la mia lettura dei dati, che Thuram è innanzitutto più efficace nel creare gol per l'Inter rispetto a quanto lo sono stati Dzeko e Lukaku l'anno scorso. Lukaku è il giocatore che crea più azioni che portano al tiro, shot creating actions per 90 minuti, SCA per 90 minuti. Quindi Lukaku è il giocatore che in questo dato è il migliore, quindi è quello che crea più azioni che portano al tiro. Thuram è il peggiore in questo. Però Thuram accanto è quello che crea più azioni che portano al gol, quindi goal creating actions, per cui quindi crea meno occasioni da tiro, ma ne crea di più da gol. Evidentemente è più pericoloso. Thuram ha quindi la
pericolosità di Lukaku con una precisione più in stile Dzeko a livello di conversioni. È più preciso, ma è più preciso di tutti e 3 in generale, molto, molto preciso sicuramente. Lukaku quindi era il più pericoloso, ma non si avvicina per poco, anzi non si avvicina per nulla all'efficacia che ha Thuram, anche se c'è da dire che il migliore per expected goals e assist, la seconda colonna, era Dzeko, un Dzeko che però poi ha dati peggiori in termini di riuscita, quindi era quello un po' più impreciso e ci ricordiamo purtroppo diversi gol sbagliati dal bosniaco. Quindi Thuram in questo è migliore. Un Thuram che poi guadagna molto più campo palla al piede rispetto agli altri. Dzeko e Lukaku invece cercavano di più di guadagnare campo con i movimenti senza palla l'anno scorso. Curiosità è che Thuram vince anche più duelli aerei, ma in generale è decisamente più utile sia di Dzeko che di Lukaku in fase difensiva. Dzeko, a differenza di Lukaku, era molto intelligente, diciamo, nei palloni intercettati, dove ha un dato simile a quello che ha Thuram oggi. Thuram però è più vicino a Lautaro come importanza anche difensiva, partecipa di più alla fase difensiva e di pressing sicuramente. E questo è un dato secondo me molto interessante. Per cui, per tutti questi dati, che ripeto non sto a leggervi, potete tornare indietro, eccetera, e altri che non sono in questa tabella, che abbiamo analizzato a parte, ne parliamo anche nel club, ecco, per tutta questa serie di dati e di considerazioni, credo che l'affermazione che Thuram sia il mix tra Dzeko scusate, tra Dzeko e Lukaku, si possa definire secondo me corretta. Thuram però ha anche qualcosa in più, nel senso che a livello di dribbling è sicuramente superiore agli altri e in questo modo ha anche almeno parzialmente risolto un grande problema che l'Inter ha avuto sempre, quello del dribbling. Infatti non a caso per forse la prima volta negli ultimi 5 anni l'Inter non è ultima nella classifica di Serie A per dribbling a partita, ma è quart'ultima, che è un passo avanti comunque importante. E questa cosa tra l'altro gli ha permesso anche di prendersi dei calci di rigore. Andando in chiusura, allora, la cosa per me interessante è che, anche per via del suo status comunque meno ingombrante, anche a livello di carisma rispetto a Dzeko e Lukaku, anzi, Thuram viene segnalato molto come un elemento positivo nel gruppo e che crea un bel clima all'interno della squadra. Anche con questo, secondo me, ha permesso questa esplosione di Lautaro Martinez, che però già di per sé stava imboccando una curva di evoluzione e di crescita che con un Thuram così al suo fianco non solo non è stata frenata, ma anzi è stata ulteriormente accelerata in termini di partecipazione al gioco e tutto. Queste caratteristiche mixate hanno portato secondo me anche ad un'evoluzione del gioco di Inzaghi e si dice sempre che quando l'attacco gioca bene tutta la squadra. Ecco, qui il coinvolgimento degli attaccanti è stato portato ad un altro livello, anche in termini di palloni giocati, di passaggi tentati, sono tutti un pochino più omogenei e questo favorisce tutto l'impianto di gioco grazie anche agli inserimenti delle mezze ali e dei terzi, come dicevamo prima. Non solo, gli attaccanti danno anche più equilibrio alla squadra, tant'è che quest'anno l'Inter ha la miglior difesa del campionato, tra le migliori difese in Europa e in generale ha diminuito drasticamente i pericoli concessi all'avversario, i gol subiti, i tiri concessi e non prende più quei contropiedi pericolosissimi che prendeva anche l'anno scorso. Chiaramente non è solo merito degli attaccanti, lo ribadisco, ma gli attaccanti, e lo si vede anche nei numeri dei contrasti, dei blocchi e non solo, sono un ulteriore elemento in più che hanno favorito questa cosa. Ed è un ulteriore elemento in più che certifica ancora una volta l'importanza, secondo me, di Marcus Thuram fino a qui in questa Inter. È chiaro che poi dovrà proseguire su questa scia, dovrà anche migliorare, può essere ancora più preciso anche in zona gol, però mi premeva sottolinearvi questa evoluzione che forse è passata un pochino inosservata in questo momento e volevo portarvi questi spunti di riflessione. Allora, alla luce di tutto questo, domanda finale ovviamente: quanto vale oggi secondo voi Thuram sul mercato? E rifaccio la domanda con cui son partito. Secondo voi ad oggi è più forte del Dzeko e del Lukaku che abbiamo visto l'anno scorso? Sono curioso di sapere la vostra, aspetto le vostre risposte. Spero che questa analisi vi sia piaciuta, un contenuto
molto elaborato. Ci ho lavorato veramente tanto per portarvi un contenuto di analisi che difficilmente trovate da altre parti, dove si preferisce parlare magari di polemiche, arbitri, mercato e cose così. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, valutate la possibilità di sostenere il nostro progetto totalmente indipendente tramite gli abbonamenti, oppure su passioniter.club. Fate un salto su passioniter.club, così sostenete il nostro progetto, e spesso questi contenuti li realizzo direttamente nel club insieme alla nostra community, quindi potete partecipare anche voi attivamente. Io vi aspetto lì, se vi va vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.